Buongiorno da Bruno Pepi, oggi vi parlo di un povero diventato ricco e poi di nuovo povero e poi la parabola del servo disonesto. C'era una volta un uomo di nome Giovanni, nato in una famiglia molto povera. Viveva in una piccola casa di campagna insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli. Fin da giovane Giovanni sognava di diventare ricco e cambiare la sua vita. Dopo aver completato solo la scuola elementare, Giovanni iniziò a lavorare come bracciante agricolo per sostenere la sua famiglia. Nonostante il duro lavoro, riusciva a mettere da parte qualche soldo ogni mese. Tuttavia, il suo stipendio era appena sufficiente per soddisfare le necessità di base. Un giorno Giovanni sentì parlare di una miniera d'oro nelle vicinanze che prometteva grandi ricchezze a coloro che avessero avuto il coraggio di rischiare. Convinto che fosse la sua occasione, decise di utilizzare tutti i suoi risparmi per acquistare un piccolo pezzo di terra accanto alla miniera. Con grande determinazione Giovanni si dedicò all'estrazione dell'oro. Lavorava giorno e notte, sfruttando ogni momento disponibile. Dopo mesi di duro lavoro e sacrifici, finalmente trovò una grande vena d'oro. La sua fortuna cambiò improvvisamente e diventò incredibilmente ricco. Giovanni si trasferì in una lussuosa villa, acquistò automobili costose e iniziò a condurre uno stile di vita sfarzoso. Tuttavia, il suo nuovo status sociale portò anche un cambiamento nel suo atteggiamento. Diventò avido, egoista e cominciò a trascurare la sua famiglia e gli amici che lo avevano sostenuto nei momenti difficili. Nonostante le sue ricchezze, Giovanni iniziò a fare investimenti rischiosi e a condurre uno stile di vita al di sopra delle sue possibilità. Presto perse gran parte della sua fortuna e si trovò nuovamente in una situazione di povertà. Disperato e umiliato, Giovanni capì che la vera ricchezza non risiedeva solo nel denaro, ma anche nelle relazioni sincere e nella generosità. Decise di tornare al suo vecchio stile di vita e di chiedere scusa a coloro che aveva trascurato. Mentre cercava di ricostruire la sua vita, Giovanni sentì parlare di un racconto biblico chiamato la parabola del servo disonesto. Questa storia narrava di un servo che, per evitare di essere licenziato, decise di fare delle frodi e sconti illegali ai debitori del suo padrone. Colpito da questa parabola, Giovanni capì che il servo disonesto era stato elogiato per la sua astuzia, non per la sua disonestà. Giovanni decise di utilizzare la sua esperienza per aiutare gli altri e guadagnarsi la loro fiducia. Iniziò a lavorare come consulente finanziario, offrendo consigli sinceri alle persone in difficoltà economica. Attraverso la sua esperienza personale riuscì a ispirare molte persone a prendere decisioni finanziarie più sagge e a gestire meglio le proprie risorse. Nonostante non fosse più ricco come una volta, Giovanni trovò una grande soddisfazione nel vedere il suo aiuto fare la differenza nella vita degli altri. Non si preoccupava più tanto di accumulare ricchezze materiali, ma invece si concentrava sulla crescita personale e sul benessere delle persone intorno a lui. La sua reputazione come consulente finanziario onesto e altruista si diffuse rapidamente e molte persone affluite da ogni parte del paese per cercare il suo aiuto. Giovanni forniva consulenze gratuite a coloro che non potevano permettersi di pagarle e chiedeva solo che coloro che ne traessero beneficio facessero un'offerta di beneficenza per aiutare gli altri. Con il tempo Giovanni riuscì a ricostruire una modesta stabilità economica grazie alle donazioni e alle piccole commissioni che riceveva per i suoi servizi. Non era più ricco come una volta, ma aveva imparato la lezione più importante. La vera ricchezza risiede nella generosità, nell'integrità e nella capacità di fare la differenza nella vita degli altri. Giovanni visse una vita modesta, ma soddisfacente, circondato dall'amore e dal rispetto delle persone che aveva aiutato nel corso degli anni. La sua storia di un povero diventato ricco e poi di nuovo povero aveva insegnato a molti il valore delle priorità nella vita e l'importanza di coltivare relazioni sincere. E così Giovanni trascorse il resto dei suoi giorni dedicandosi a un'opera di bene,
lasciando un'impronta indelebile nella vita delle persone che aveva incontrato lungo il suo cammino. La sua storia fu tramandata come un esempio di come si può trasformare la sfortuna in opportunità per crescere come individui e contribuire al bene comune. Inoltre la sua storia di Giovanni ha lasciato un'impronta duratura anche nelle generazioni future. Le persone che hanno sentito parlare della sua esperienza hanno imparato a valutare il vero significato della ricchezza e a non confonderla con il mero possesso di beni materiali. La parabola del servo disonesto, che Giovanni aveva scoperto durante il suo percorso di cambiamento, ha svolto un ruolo importante nell'orientare le azioni e le scelte delle persone. Molti hanno compreso che l'integrità e la moralità sono fondamentali per una vita appagante e per stabilire relazioni di fiducia. Attraverso la sua storia, Giovanni ha dimostrato che le sfide e le avversità possono essere opportunità per crescere e per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. Ha ispirato molte persone a perseguire una vita basata sui valori e sull'aiuto reciproco, anziché sulla ricerca egoistica del successo materiale. La lezione principale trasmessa dalla storia di Giovanni è che la vera ricchezza risiede nel modo in cui si vive la propria vita e nell'impatto positivo che si può avere sulle persone intorno a noi. Non si tratta solo di quanto si possiede, ma di come si condivide, di come ci si prende cura degli altri e di come si coltivano relazioni significative. Perciò la storia di Giovanni, il povero diventato ricco e poi di nuovo povero, è diventata una fonte di ispirazione e riflessione per molte persone, spingendole a cercare un equilibrio tra successo materiale e realizzazione personale e a trovare la gioia nell'aiutare gli altri lungo il proprio percorso di vita. Bene, che il Signore vi benedica e vi accompagni nel cammino della vostra vita. Vi auguro di trovare la pace, la gioia e la felicità in tutto ciò che fate. Vi chiedo al tempo stesso di ricordare sempre l'importanza della fede, della speranza e della carità e di mettere in pratica nelle vostre vite quotidiane. Che la grazia del Signore vi sostenga sempre, vi guidi verso la santità. Vi saluto con affetto e vi auguro ogni bene. Amen. Bene, grazie a tutti per avermi seguito. Se avete domande o suggerimenti potete scrivermi anche su YouTube o sulla mia pagina Facebook di Cristianamente. Se volete fare una donazione potete cliccare sul link di PayPal. Grazie e arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.